Benvenuti alla sessione di Lucia. Ciao Elena. Ciao. Conto da 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. Mhm. Come la vedi? Allora, è lei da bimba ed è su una giostra in un parco giochi, eh, tipo quelle giostre che girano. Mhm. Mm. Lei è in mezzo e ci sono tutti. Lei in mezzo c'è questa giostra che gira intorno come se avesse tanti sedili e su ogni sedile c'è un bambino e lei la fa girare e vuole farla deve scegliere un bambino ma non sa chi scegliere. Mm. Ti dà l'autorizzazione? Mhm. In questa visione cosa sono i bambini? Cosa rappresentano? Allora, i bambini rappresentano una sua direzione di vita, un obiettivo. Ogni bambino è un obiettivo. Mm. Sì, diciamo Strada. sì, verso cui andare. Quindi lei non ha scelto nessuna strada in questo momento. Mhm. Vabbè. Mm. Non In riesce neanche generale, a scegliere. a neanche scegliere un bambino. Mm. Qualunque. Mhm. Neanche a caso. Esatto, no. A occhi chiusi? Occhi chiusi indica, diciamo, potrebbe essere verso est, dico. Mi è venuto, no? Mhm. E chi indicherebbe in questo caso? Quale bambino? Eh, ehm, Indicherebbe un bambino verso est, però è come se poi la giostra continua a girare, quindi cambia bambino. La direzione è quella, ma il bambino cambia, quindi è come se invece che scegliere un bambino, quindi un obiettivo e seguire i vari passi per andare verso quell'obiettivo lì, lei scegliesse una posizione statica e Mhm. le cose le cambiano attorno, ecco, quindi non ha mai una direzione stabile. Va bene. Può scendere dalla giostra? Adesso con le condizioni di ora no, che se scendesse continua a girare e si farebbe male. Cosa rappresenta la giostra? Rappresenta la sua routine, l'abitudine, comfort zone, Ah, l'abitudine di non è la tutti i giorni. Matrix. No, c'è la Matrix in generale, ma c'è la giostra e la Matrix. Però il fatto che c'è la sua Matrix, quindi come la vive lei, quindi c'è questa comfort. Lei è statica in mezzo e la Matrix che gli gira intorno, la vita che gli gira intorno, che fa diventare routine, no? Come se Mhm. fosse giorno-notte. E lei da lì non Mhm. può muoversi, quindi non fa quello che ha scelto, ma fa quello che arriva, senza muoversi, staticamente. Va bene, vediamo se ci sono entità eteriche.
Allora, c'è un uomo del tempo, c'è un Leonide, Zeus Mhm. e un falconiforme. ADL? Ce ne sono 4. Comunicano con delle entità mentali? Mhm. Quali? Allora ce n'è una di livello 2, una Mhm. di livello 3, una di livello 5. 2. Mm. Allora, quella di livello 2 è quella che la fa stare, che le confonde un po' le cose intorno, no? Quindi diciamo che è un po' legata a quest'idea appunto che i bambini girano, quindi continuano a cambiare le cose davanti, no? Quando lei inizia un'azione che già la inizia senza averla scelta, quindi diciamo per inerzia. Mhm. Ok, e poi è come se le condizioni davanti cambiassero sempre, cioè lei le vede confuse, le vede sempre diverse, quindi ehm, un po' mm, è come se fosse confusa sempre rispetto alle Mm. cose, no? Che fa? Che deve fare? Mm. 3. 3 è l'entità mentale che la fa agire quasi come sempre se fosse bambina, mm, con questo atteggiamento un po' mm, Disincantato. mm, no, è come se lei si atteggiasse, non mi viene la parola, perché non in maniera Naif. infantile, ma Naif. sì, forse più naif, ecco, più così. Ingenuo. Sì, più, Naif, no? naif. Mm, Sì. Un po' così, un po' distaccata dalla realtà. Non è ecco, male esatto, esatto. l'atteggiamento naif, eh? Sì, È però, anche un po' un atteggiamento chi se ne frega, però sì, chiaramente ho capito cosa eh, intendi. ecco, appunto, perché non è nella sua... ehm, mm, Natura e non le porta giovamento, no, probabilmente. perché poi è già, cioè, già non ha obiettivi, se è così è proprio molto, no? Persa. Ecco, esatto, persa. 5. Allora, ti descrivo l'immagine. Allora, lei che è come se fosse ehm, qui è quasi l'opposto, nel senso che è come se lei fosse, come se questa entità mentale la facesse muovere quasi in un, delle regole ferree, quasi in un, ehm, cioè l'immagine che ho è come se fosse dentro a una recinzione di un eh, mm, collegio Mm. posto militare chiuso dove ci sono delle regole ben precise e non si può fare diversamente, no? Quindi eh, mm, faccio fatica a spiegarlo, a descriverlo. Vai, chiamiamo uomo dialettica e abbraccialo. Che ti arriva uomo dialettica con gli occhialini, no? È un libro sotto il braccio e tu te lo abbracci, dopodiché inizi a parlare come Dante. Ci vorrebbe Edita così poi ti traduce Dante Sì, appunto, all'italiano aulico. Che quanto sei in contenta. mezzo del cammino.
di nostra vita, Mm, mi ritrovai in una selva una selva oscura. oscura. Allora, c'è questa entità mentale che le fa, praticamente è come se lei, quando fa qualcosa, soprattutto rispetto alle relazioni, no? Quindi, se lei incontra un uomo, metti, e esce con questo uomo, non agisce con questo uomo in maniera libera, ma mentale, quindi si deve fare così perché le regole, mm, che ne so, mm, per uscire con un uomo le prime volte sono queste, quindi eh, l'uomo deve Lucia, essere di una certa cosa. Lucia, posso dire dove abiti? Sia il paese che la città? Sì? Sì, ok. Lucia è italiana, ma è in Austria. Mm, Innsbruck. È collegata a una qualche forma di entità mentale collettiva, pensiero teutonico, no? mhm. Sì, un po', cioè l'immagine che mi veniva era un po' quasi di regime, ecco, no? Mhm. Quindi o c'è quell'impostazione lì o no, Mhm. ok? Quindi nelle relazioni lei è molto rigida, ecco, direi molto rigida, molto pretenziosa, perché questa entità mentale la fa agire, cioè le fa vedere l'approccio con l'altra persona, che sia soprattutto le relazioni di coppia, in maniera molto schematica, molto rigida. Quindi se l'altra persona esce da quegli schemi non va bene, ok? Cioè Lucia è ghiacciata in questo momento. O perché si riconosce o perché ti viene a cercare a casa adesso. Va bene. Ehm, quindi questa è la 5. Mhm. Vibrazione. 12 miliardi, Vabbè, non male. Consapevolezza. 156, PSP. 32, 68, Vite precedenti. 2231, Cervello. 9.2. Ok. Abduction. Sì, mm, vedo che lavorano su di lei durante le abduction a livello eh, dalla testa. È come se creassero, vedo come se l'immagine che ho è come se c'è dentro, nella sua testa c'è tipo un filo che è illuminato si illumina di azzurro e cercano di intrecciarlo in una certa sequenza per fare un certo lavoro e lo attivano e da lì si attiva come una rete la stessa, diciamo, stessa luce di questo filo in tutto il corpo, da qua fino ai piedi Mhm. ed è dentro questa cupola che tipo sembra tipo una risonanza, come se fosse una risonanza magnetica, no? Mhm. E da lì, con questa cupola, prendono questa luce che è l'energia della PS dal corpo, cercano perlomeno, per poi riprodurla, ma come al solito anche questa cosa fallisce, nel senso che non è che sono riusciti a far tanto. Ma a cosa serve? Serve a vedere se agendo a livello
della testa a livello cerebrale possono incanalare l'energia con delle certe vibrazioni per far sì che di poterla prendere e trattenere. Poi? Le action sono queste. Ok, poi ci sono altri impianti? Sì, allora. Più o meno sul fegato, direi. Sopra. Mhm. Poi ce n'è uno sull'ovaio sinistro. E poi 2 sotto le piante dei piedi. Mm. Ovaio? Perché? Allora, le avevano fatto prima, anni fa, le facevano delle abduction dove ogni tanto lo fanno, cioè con qualche donna lo fanno, dove è come se estrapolavano gli ovuli e li analizzavano, cioè li copiavano, cercavano di copiarli e poi li reinserivano. È come se però c'è quello che vedo è che hanno smesso di provare a farlo con tutte e due le ovaie perché è come se poi ci fosse qualcosa di più evidente, rimanesse qualcosa di più evidente a livello della Matrix che iniziava a compromettere il loro progetto e quindi hanno iniziato a farlo su un ovaio solo. Questo però l'hanno fatto a lei fino a 15 anni fa e poi hanno smesso. Quello al fegato? Allora, è come, è come se volessero cercare di abbassare le vibrazioni a livello fisiologico. E vedo che è come se volessero intervenire sul metabolismo, quindi non so, ogni tanto infiammare la parte per far diminuire le vibrazioni proprio a livello fisiologico. È come se lei avesse ogni tanto delle nausee o dei fastidi di digestione, questo fa sì che le vibrazioni si abbassino e loro possono prendere l'energia. Ok. Va bene, vediamo velocemente tutta la parte relativa alla nascita. Nasce 3 giorni senza mangiare, non la fanno mangiare, aspettano che arrivi il latte della madre fino a che la portano a casa e la allatta la vicina perché questo latte non c'è. 40 giorni dalla nascita, rischia di nuovo la morte, e la vita anzi, e a 4 anni anche. Quindi diciamo 3 volte nell'arco di Mm. poco tempo. Anche lì sono stati degli esperimenti. Proprio lì l'esperimento è proprio fino a che punto l'umano riesce a vivere senza un elemento, senza prima il latte, poi adesso non mi ricordo 40 giorni così era, ma ogni volta un elemento diverso per vedere quanto l'umano riesce a vivere, a sopravvivere. Questo progetto E di Lucia, come si chiama? Se ha un nome. la prima parola venuta è risurrezione. Mm. Ah, state cammina. Sì. Tosse convulsa, anche lì stesso discorso. Sì, sì. Bambina molto piccola, ok. Causa esoterica della solitudine.
Allora, principalmente l'entità mentale di livello 5, che proprio appunto dicevo, la fa essere molto rigida, senza che lei neanche se ne renda conto rispetto alle relazioni, sia amiche, sia di amicizia, ma soprattutto quelle sentimentali con gli uomini, perché mm, è come se partisse proprio uno schema mentale se l'altra persona non fa quello che è previsto, ma senza quasi che lei se ne renda conto che lo fa in automatico, no? Eh, e poi c'è questo uomo del tempo che più di una volta nella sua vita ha switchato proprio, ha invertito proprio le situazioni, gli eventi. Quindi lei si doveva, cioè era previsto che incontrasse. Allora, la fiamma finora, cioè la fiamma no, nel senso, no, non l'avrebbe incontrata, ma è successo 3 o 4 volte che avrebbe dovuto incontrare un'anima affine. Quello Mm. sì. E invece quest'uomo del tempo ha proprio scambiato cioè ha scambiato le situazioni, quindi lei magari doveva andare da una parte invece è andata da un'altra e gli ha fatto incontrare un uomo invece che un altro. Quasi appunto anche, come diceva prima, degli eventi anche abbastanza a volte traumatici, quasi da farla desistere a voler conoscere altri uomini, no? Infatti lo diceva prima che lei adesso a questo punto è quasi più contenta di rimanere da sola, no? Mhm. Era diciamo il loro obiettivo, sia dell'entità mentale di livello 5 che dell'uomo del tempo. Lucia, c'è la fiamma quindi? Allora, è come se si fosse aperta il primo approccio verso la fiamma. Ok, quindi è come se si inizia a vedere attraverso uno spiraglio la fiamma da lontano, no? Mhm. Probabilmente lei è entrata adesso anche con questo lavoro, si è attivato eh, lo specchio per lei. Mhm. Lo vedo più verso, può essere, ecco, dove ha vissuto un periodo da bambina, quel paese dell'est. Ecco, mm-mm. È Ah, lì. Sì, perché vedevo di lì. Eh. Ah. Mm-mm. Mm-mm. è presente quindi? Sì, sì, assolutamente. Può essere. Mi viene che sono conosciuti da ragazzini. A scuola forse. O Ok, in un gruppo di amici. ok. La fiamma è un obiettivo che si può gestire, si può accelerare, si può desiderare, si può non desiderare. Quindi non è quello che noi diciamo una condanna o come dire, un menu scritto, è un Mm, menu editabile, è un menu modificabile, è un qualche cosa che da cui si può partire, no? È la lettura della mano della veggente Rom, mm. no? In questo momento a me Lucia non sembrava così, però lo, lo abbiamo detto. Volendo lei può esserlo. Mm. Ultimi punti. Allora, la mosca al risveglio ultimamente vede una mosca che come quei cani che ti risvegliano leccandoti la faccia, lei vuole leccarle la faccia. Una grande moscona simpatica. E lei non accetta questa cosa e le dice: Sì, va bene, mi puoi leccare la faccia, ma prima ti abbracci il mio uomo energia. Mm-mm. Allora, è come se fosse stato il guardiano delle abduction, quindi è come se la mosca era quella che controllava che Lucia non si svegliasse prima, durante e dopo.
quindi lei la vedeva al risveglio, era come se fosse ancora lì, come se non riuscisse a fare in tempo ad andare prima che Lucia si svegliasse. Mhm. Ok? E quindi questa è cioè l'ha proprio vista ed era proprio un'interferenza. Lei è riuscita a mandarla, cioè a non farla arrivare più, A gestirla. e a gestirla. Stessa domanda alla statua. Allora, sì, allora, è stato un tentativo di interferenza. In teoria lo scopo era quello di ammaliarla, quindi ci vedo dietro una mantide, ok? Ma non è andato a buon fine perché Lucia si è accorta che era qualcosa di strano, che poteva essere un'interferenza e è riuscita a gestirla anche lì e quindi non è mai stata interferita poi da quella mantide. Mhm. Mhm. Mm. Va bene. Causa esoterica del fatto che si è fermata a Innsbruck non era nelle sue intenzioni, ehm, aveva molte alternative, è finita qui. C'è una Mm. causa e non se n'è più andata. C'è una causa esoterica. Soprattutto le tre entità mentali, insieme all'uomo del tempo, che hanno fatto sì di rendere il suo atteggiamento statico e immobile per farla rimanere lì. Perché Mm. se lei si fosse mossa, avrebbe seguito il suo più il suo istinto, quindi più la sua PS e rischiavano che avrebbe aumentato la sua consapevolezza molto più velocemente e avrebbe anche rischiato di incrociare la fiamma. E quindi hanno fatto sì che lei rimanesse immobile lì. Perché lì non c'era pericolo, lì hanno visto che era un posto dove l- la sua Neutro. vita era molto statica, sì. Quindi, Statico, eh. neutro. Va bene, chiamiamo tutti i parenti di tutte le generazioni di Lucia, quindi anche la seconda, la terza, la quarta generazione Mhm. indietro. Apriamo il portale aureo, li invitiamo se vogliono, quelli che si presentano di fatto vogliono, ad andare lì dentro e chiamiamo la nonna materna. Io chiamerei i quattro nonni. Quattro nonni, giusto? Ci sono come disincarnati? O qualcuno è ancora vivo? Immagino di no. Quattro nonni, cioè, no, perché Lucia, sicuramente, però ha due genitori di 90 anni, Mm. nonno, non so, o è un record e ha 130 anni o almeno, oppure... Chiamiamo i quattro nonni, con particolare, col microfono, un microfono, quattro nonni. Il microfono Mhm. va subito alla nonna materna. Sono contenta di essere qui, ringrazio il mio producer. No, questi sono gli Oscar. Deep State, vabbè. Mm. Citare il Deep State fa sempre un po' così. Allora, diciamo, vediamo subito quanti sono in totale i parenti esclusi i quattro nonni. 123. Bene, li salutiamo. Mhm. Quattro nonni, i due materni, i due paterni. Mhm. Davanti c'è la nonna materna. ehm, ehm, la vuole ringraziare perché, diciamo, essendosi trovata a crescerla da sola per qualche anno, è come se le avesse dato l'opportunità di affinare la sua, diciamo, chiudere la sua esperienza come educatrice, come mamma, perché il pezzo che ha fatto da nonna mh, crescendola ha fatto sì che la sua esperienza di mamma, diciamo, arrivasse ancora più nel profondo.
e quindi ringrazia la sua PS per averle dato questa opportunità, perché questa esperienza è stata ha potuto chiudere questa esperienza. Ecco. Mm-mm. Nonno materno. Allora, lo vedo sereno, ma legato qua, cioè lo vedo che è come se avesse malinconia di rimanere, quindi malinconia della vita terrena, di questa vita. E quindi lo vedo legato alla casa dove vivevano in Italia. Mm. È ancora lì? Mm, sì. Scusa Lucia, con un sì o con un no, la casa dei nonni in Italia è ancora vostra? Sì, ok, bene. Mm, Sappia il nonno materno che si accetterà di andare attraverso il portale aureo, mm, non solo accelererà il proprio percorso, eccetera, ma si dovrà staccare dalla Terra, ovviamente, inevitabilmente. mm, mm, mm. E poi le vuole dire ti voglio bene, le dà una carezza. Il nonno materno. Sì. Nonno, nonna paterna. Allora, li vedo entrambi molto sofferenti, sia Paterni. sì, Perché? è come se avessero sofferto parecchio fisicamente, non lo so, e, e anche tra loro non li vedo tanto conflittuali, ma insofferenti tra loro, non so, viene questa cosa, come se si fossero trovati lì, ma non era il loro desiderio. E poi visto che hanno sofferto parecchio fisicamente, tutte e due. Ok, vogliono lasciare un messaggio, se no non li disturbiamo. Beh, ho visto il portale aureo e Vogliono sono andare. sollevati, da questa cosa, perché sì, sono Li contenti. mandiamo tutti, grazie, li ringraziamo. Tutti i 120 rotti più i 4 nonni. Mm, ok. Ok. Tutto quello che deriva da, e ci ha spiegato nei punti, Lucia ci ha spiegato nei punti, Mm, meditazioni, sogni e intuizioni. Così, a ruota libera, è interferito, come capirli, lei chiede cosa sì, cosa no. In realtà non c'è una vera risposta, tutto è un sì o un no, tutto è mm, una ricerca di una risposta, tutto porta a un gioco. L'importante è essere consapevoli di quello che sta succedendo in quel momento, quindi saper riconoscere dove sono le nostre vibrazioni e dove inizia invece un'interferenza esterna. Diciamo, la cosa fondamentale è quella. Poi tutto può essere utile e bello, anche piacevole. Diciamo che tendenzialmente più la meditazione, diciamo, se parliamo di meditazioni, più la meditazione è statica è più difficile ehm, e più si aprono proprio dei canali dove le interferenze hanno più facilità ad entrare. Più la meditazione è dinamica e più la concretizziamo sulla matrix e quindi diciamo sì, aumentiamo le vibrazioni, ma sono equilibrate con il posto dove siamo e le interferenze fanno fatica ad interferire. Ecco, riusciamo a controllare di più, a consapevolizzare di più. Mm. Ok, Tendenzialmente è così. Mm-mm. ok, andiamo al cluster con Lucia che si accompagna a un toroide 22 energia. Mhm. Quello che si crea lei per se stessa. Dentro questo toroide c'è tutto, c'è la giornata di oggi, 22/02/2022, palindroma, abbiamo già detto in una
indagine appunto già pubblicata, e c'è tutto quello che lei vuole fare come esperienza. Vuole fare la fiamma? Ne è parzialmente certa in questo momento. Lì ci sarà la sua decisione. Vuole Mhm, cambiare città? Anche no, o anche sì, lì c'è la sua decisione. Vuole trovare un modo per, baby pensionata qual è, trovare un modo per guadagnare qualche soldo, o che ne so, lì c'è questa intenzione, lì c'è tutto. mhm, Nuovo rapporto con il figlio? Bene. Dimenticare completamente le disgrazie avute con marito, fidanzati, eccetera? Lì c'è tutto quello. mhm, È inutile analizzarle, sarà una volta il leone, una volta Zeus, una volta l'uomo del tempo. Qua, oggi, soprattutto oggi, possiamo mettere in positivo e propositivo tutto quello che Lucia vuole creare, mhm, avere per il suo futuro. Lei lo crea. Come mhm, sarà il mio futuro? Crealo. Ma io voglio che mi dici com'è il mio futuro. Non lo so, non lo sa nessuno. Lo crei. mm, Oggi, peraltro, abbiamo pubblicato AI, amore incondizionato, non intelligenza artificiale. Quindi mm, ribaltateli i significati dei significanti, o ribaltate l'atteggiamento. Ma mi lamento, tu non sai cosa mi è successo. Non mi importa, reagisci. mhm, Quale migliore esempio poi sono io, per esempio. Ok, andiamo con Troide 22. mhm. Abbraccioso. Lei che fa? Sì, allora vedo lei con toroide 22 che praticamente la avvolge tutta, Mhm. ok? Entra nel cluster e con questo toroide 22 si apre automaticamente il portale definitivo e con quell'energia lì che l'APS mi fa vedere che da oggi in poi la sua energia sarà guidata esclusivamente dal suo intuito, quindi con le condizioni di oggi, ovviamente, con queste condizioni che abbiamo, diciamo, Mhm. eh, creato da adesso, cioè da adesso, Mhm. lei si muoverà proprio con la volontà della sua PS, no? Quindi molto creativa, molto istintiva, così, senza usare troppo la mente. E quindi vedo proprio che tutti i contratti del cluster vanno. È come se da lei partisse questa energia e verso i contratti del cluster che vanno automaticamente dentro il portale definitivo. Via tutti. Ad Mhm, eternum, a Guardiano e subito all'Avatar. mhm. Ok. Come vedi l'Avatar? Allora è immobilizzato sulla sedia, diciamo, della sua postazione con praticamente un'estensione dell'uomo energia che ha creato delle cinture immobilizzanti qua e anche tipo una museruola, tipo se quella tipo del Silenzio degli Innocenti, ecco, così, di Mhm. energia dell'uomo energia. Quindi è immobilizzato lì e che non può arrivare alla tastiera. Via, ad eternum. Abbiamo da fare cose più importanti che stare Mm, a mm, guardare quanti denti ha la maschera dell'uomo dell'Avatar di Lucia. È solo un programma, è solo un fantoccio, è solo il mhm, passato. sì, Fatto. sì. Ad eternum qua. Mhm.
Con questa nuova condizione ci sono ancora le tre entità mentali: l'uovo del tempo, il falco, il 4DL, Leone, Zeus, The Abduction. No, C'è ancora il progetto Resurrezione? no. C'è ancora una blanda possibilità di incontrare la fiamma? Sì, O è più che blanda? no, inizia a fare, cioè come se, allora prima è come se si vedesse un cerchio, no? Che vedi dentro e in lontananza vedevi la fiamma e questo cerchio continua a girare e man mano che gira diventa sempre più ampio Mhm. e quindi si vede sempre più chiaramente dall'altra parte la fiamma. Come uno specchio, come un Sì, portale. mhm, esatto. Mm. Ok. Mm. Nuova frequenza. 205.000, 205 miliardi, 205 miliardi, ok. Nuova consapevolezza. 192, PSPE. 61, 39, Vite precedenti. 1198, La metà, ok. Cervello. 9.4. Ok. Ha ancora questa connessione, beh, la connessione non ce l'ha più con l'entità mentale 5 che le dava No, no, no. un cuore freddo, tra virgolette, Sì. ma con l'entità Mm. mentale collettiva, pensiero teutonico, relazione scandita da regole. No, 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 no. Appunto, come dico, prima ho visto proprio che la PS mi diceva adesso ehm, si sente libera di agire, di decidere lei. Ecco, no? Prima era ferma, era stata bloccata su quella giostra e la vita gli girava intorno senza poter mai scegliere l'azione, ok? Adesso invece è davanti a tantissime strade, diciamo, la scena che vedo, è lei che sceglie quella con la vibrazione più adatta a lei, quindi verso il suo benessere proprio, ma è lei che sceglie, che porta avanti, cioè la PS porta avanti Lucia proprio. Questo è il messaggio finale? O Questo è il vogliamo... messaggio fondamentale, sì, principale. E un'altra cosa che mi viene è vedo Lucia molto, mi fa vedere Lucia molto allegra, molto solare e creativa, quindi vedo che si muove nelle sue cose, nei suoi desideri, cioè quasi come se ballasse, quasi come se ehm, si sentisse libera nel movimento, no? Quindi vedo proprio Lucia che ride, gioiosa, saltella, balla. Ehm, vedo che, la vedo che si sposta spesso, quindi quasi come se potesse viaggiare, che potrebbe essere, due aspetti mi sono arrivati così ora, cioè che potrebbe essere un po' per piacere e un po' per lavoro, quindi è come se riuscisse a trovare qualcosa di interessante che la supporta anche un po' a livello economico, ma a cui può legare anche un aspetto molto ehm, ludico, no? Quindi di viaggi per piacere. Vedo che soprattutto in Europa la vedo che si sposta. Ecco questa cosa qua. E poi vabbè, Immagine finale. Sì, dimmi. la me- la meditazione magari farla non statica ma appunto dinamica, quindi nella natura, che ne so, magari un'arte marziale tipo Qigong o Tai Chi potrebbe essere una buona cosa, per esempio. E Cicicun, ok. Mm. La giostra? Non c'è più.
Ci sono appunto Quindi, lei e le strade che le può scegliere liberamente. La quanti PS sono? sceglie. 10, 15, sì, più o meno 15. È come se tutte fossero le sue scelte, ma c'è una priorità. Quindi lei va prima sulla strada che è la priorità, che è il suo primo obiettivo, ma le altre poi arriveranno perché lei vuole farle tutte, ma con vari tempi, no? C'è una priorità, dà sempre una priorità e la sceglie lei. Ed è quella che la fa stare meglio in quel momento. Ottimo. Abbiamo finito. Pronto a tornare? Mhm.